Ciao avventurieri del sapore, benvenuti ad una nuova lezione di risottologia avanzata. Sì, esiste questa materia. L'ho inventata io quando ho capito che di lavori veri non ne volevo fare. Oggi preparatevi, evochiamo una leggenda. Uniamo tre elementi che, come i tre moschettieri, da soli sono forti, ma insieme sono invincibili. Zucca, speck e Philadelphia. La ricetta di risotto che vi farà dimenticare tutte le altre. Ho già preparato un gustoso brodo vegetale che rimane la base per ogni risotto che si rispetti. Quindi ora partiamo dal soffritto. Prendiamo 2 scalogni tritati finemente e facciamo rosolare in olio di oliva. Attendiamo il segnale profumo fantastico e intenso per buttare in pentola 150 g di zucca Hokkaido tagliata a cubetti piccolini. Hokkaido. Suona esotico, vero? In realtà l'ho presa al supermercato sotto casa, ma fa più figo dire che viene dal Giappone. Ci vogliono sale, pepe e 3-4 minuti di coccole in pentola per ammorbidire la zucca. Prossimo step: 2 minuti di tostatura del riso assieme alla zucca. Circa 200 g di riso vialone nano semintegrale bio. A tostatura terminata, bagniamo con un mestolo di brodo caldo e inizia la cottura del risotto. Fermi tutti! Vi ricordate il nostro ingrediente segreto? L'amore! Se ve lo siete dimenticati, il risotto saprà di cartone. È scientificamente provato dal Dipartimento di Ricerca del mio stomaco, un istituto che non sbaglia mai. Aggiungetene una dose abbondante e il risotto diventerà un'opera d'arte. Continua la cottura del riso con aggiunta di brodo, un mestolo alla volta, e fra un mestolo e l'altro si alterna con un goccio di vino rosso buono. Un totale di circa 100 ml da versare poco per volta. Io uso un primitivo di Manduria che costa più di un weekend a Parigi, ma per voi questo è altro. Il sapore che darà al risotto vale ogni centesimo del mio conto in rosso. Quando manca qualche minuto a fine cottura, aggiungiamo 40 g di speck, tagliato a cubetti piccoli, e appena siamo addirittura d'arrivo, colpo di genio. 80 g di Philadelphia o altro formaggio simile che aggiunge sapore e una cremosità illegale, una morbidezza che crea dipendenza. Infine, a cottura ultimata e con il riso leggermente al dente e morbidissimo, all'onda, una valanga di 50 g di formaggio grana per una mantecatura che dovrebbe essere vietata in 12 stati. Spegniamo il fuoco e facciamo riposare 1 minuto o 2 a pentola coperta e attendiamo il risultato dell'incantesimo. Ecco a voi il capolavoro culinario. Un concentrato di sapore e cremosità che conquista chiunque lo assaggi. Grazie Milos, sei un mago del sapore. Il profumo è meraviglioso. Ti adoro. Se volete conquistare qualcuno, ora avete l'arma segreta. Ma attenti, dopo questo risotto, vi chiederanno di cucinare sempre voi. È una trappola in cui sono caduto anch'io. Qui sotto, in descrizione, vi lascio la ricetta scritta. Raccontateci nei commenti se il risotto ha funzionato meglio delle vostre tecniche di rimorchio precedenti. E non siate tirchi con i like. Costano meno del mio primitivo e mi rendono più felice. Se non siete ancora iscritti al canale, che aspettate? È gratis e porta più fortuna di un ferro di cavallo. A presto, avventurieri del sapore, e che la forza del risotto sia con voi.